Mondo, buongiorno. Allora, aggiornamenti. Praticamente, Pippo, vieni qua. Vieni qua. Guarda che c'è il lupo lì dietro. C'è il lupo là dietro. Guardate appena li accendo. Le ventole pure come messo col telecomando. Guarda che c'è il lupo. Cucù. Te l'ho detto che c'è il lupo. Dentro non si va, c'è il lupo. Adesso le metto anche qua le ventole. Dentro ogni scatola ci metto una ventola. E guarda come la distrutto. Vabbè. Aggiornamenti. Beh, non c'è molti aggiornamenti. No, diciamo nel senso che abbiamo saltato una giornata perché tanto continuava a piovere, non potevamo farvi vedere niente di niente, siamo stati chiusi nei camper, ma oggi forse per qualche giorno vediamo la luce del sole, forse. Quindi ora devo andare a fare un reso Amazon perché praticamente avevo provato a prendere delle casse nuove per le portiere di casa su quattro ruote che volevo fatte vedere, ma non ci vanno bene perché sono le ovali da pianale, ma queste qua sono più grosse e quindi non ce le posso mettere, mannaggia a me. Cioè mannaggia a me, mannaggia a JBL che ha fatto queste qua giganti. Quindi per il momento abbandono il progetto. Oh, mannaggia la porta che ha fatto le casse piccole. Qual è meglio? Non lo so. Vabbè. Ora andiamo a farci colazione, se vogliono venire anche i signori Benimar li invitiamo noi stamattina. Depositiamo sto pacco, facciamo qualche commissione qua in giro e poi vi faccio vedere quella. Dopo tutti questi giorni di pioggia, ragazzi, finalmente possiamo farvi vedere il sole. Non sappiamo quanto dura, perché danno 2 o 3 giorni e poi di nuovo c'è un giorno di acqua. Così dicono, speriamo che si sbagli. L'estate quest'anno non vuole iniziare. Vabbè, tanto prendiamo quel che viene, oggi ci prendiamo un po' di sole, ci asciughiamo le ossa, si asciugano le ossa dei camper, perché tutta l'acqua che abbiamo preso sono diventate delle spugne. E niente, ora andiamo a farci la colazione. Ci vediamo a far colazione. È già fatto! Io sono rapido e furioso, Non ho manco fatto in tempo a accendere la telecamera che Senti le poste di una volta. che sei già uscito dalla posta. Perché per gli amici americani mi chiamo Vin Diesel, per gli amici italiani sono Vincenzo Gasolio e per gli amici del sud sono Ernafta. Vabbè, dopo questo andiamo. Siamo entrati nel parco Mazzini, guardate com'è bello e ben tenuto. E là di fronte c'è poi, diciamo, quella specie di ospedale, no, specie, è se non ho capito male, è un ospedale dove fanno le cure termali e sotto c'è l'accesso per passare da parte a parte e c'è il barretto per fare colazione e noi stiamo andando lì perché siamo già andati l'altra volta con quella della Roberta, le paste sono buone, i cappuccini sono buoni, il cavallo che vince non si cambia. Colazione fatta, abbiamo già scorpacciato. Sì, alla fine. Sono come gli impianti elettrici, mica devo far vedere come si fa. Potrebbe essere anche il tavolo del vicino. È che ora lo facciamo apparecchiare. Niente, eravamo a fare colazione, ci ha chiamato Amazon, stiamo correndo dal camper per ritirare i pacchi. Io ho le gambe a pezzi. Ci vediamo tra un po', così vediamo cosa è arrivato. Ciao, altrettanto. Pannelli arrivati. Altri 2 pannelli sono arrivati alla base. Non sono quelli che dovevano arrivare, però pazienza, meglio. Il problema è che dovevano arrivare tra una settimana e ora ce l'ho in giro per il camper per una settimana. Vabbè. Ora però c'è quello da 100 che dovrebbe essere in consegna. Hanno fatto dei casotti perché praticamente mi si è bloccato l'account di Amazon perché ho chiamato il servizio tecnico. Praticamente potrebbe essere che o qualcuno ha provato a entrare nel mio profilo o perché Amazon, questo è quello che mi ha detto la tizia, ha visto che nell'ultimo periodo ho fatto ordini con invio della merce in troppi punti diversi, da Puglia, Nord, Milano, Trento, Genova, ovunque, e allora quando è così ti bloccano tutto e devi chiamare per sbloccare. Solo che mi avevano detto che erano stati annullati tutti gli ordini, quindi hanno annullato l'ordine, la mercanzia non ti arriva, Alla fine non l'hanno annullato. non l'hanno annullato, però ora mi è arrivata anche le mail che mi fanno rimborso. No, adesso devo aspettare 10 giorni che si blocca tutto, che finisca tutto, quello che arriva arriva e quello... Non ordinare più niente per 10 giorni perché sennò casotto. Capito, però se c'è gente che ha bisogno e mi serve la roba, cosa faccio? Lo so, vediamo un attimo. Vabbè, ora torniamo a casa di Claudio e Roberta perché abbiamo finito colazione, siamo dovuti tornare al volo, prendere i pacchi e loro sono andati in casa, che finisco di metterli un profilino, 2 cavolatine. Allora, abbiamo finito di fare i travaggetti, avevate visto l'altra volta il lampadario, ora vabbè, Claudio gli ha ricambiato le lampadine perché erano gialle, alla signorina Roberta non piacevano, erano bianche.
luce sottopensile. Qua abbiamo fatto una derivazione per far andare la cappa e per prendere la corrente che l'abbiamo fatta passare dietro i mobili, e ho messo una ciabatta qua che alimenta il LED, alimenterà la macchinetta del caffè e il cuccheo. Stessa cosa per l'induzione, loro hanno deciso giustamente di metterne una portatile così non hanno bucato il top se si dovesse rompere le cambi come niente, e costano meno. Cavo andato giù, preso corrente qua sotto che c'è una spina che era la predisposizione della lavastoviglie, perché qua dietro il forno ce n'è un'altra, ce n'era una libera qua e le abbiamo fatto quella dell'induzione. Siccome qua rimaneva il muro e fuori squadra rimaneva il buco, ho preso una L di plastica e gliel'ho messa col forellino per il cavo, così rimane più rifinito, anche se era compito di chi ha montato la cucina, se andiamo a vedere, però va bene. Miscelatore messo. Tac, Quasi quasi faccio mobiliere, come si chiama? Quelli che montano gli arredamenti in casa. Quando è il tempo, anche quello. Quando non lo so. Ora andiamo giù che mi sono fatto plastificare, ho fatto stampare. Mi hai fatto vedere? No, però non bisogna far vedere tutto perché ci sono i dati personali. Così Patente almeno per guidare il drone. Sono tutti tranquilli che hai la patente. A 1 e a 3, poi vedremo di prendere anche la 2. E ora l'ho fatta fare piccola, plastificata, da portarmela sempre dietro. Ora vado giù e la ritiro perché c'è la cartolibreria che me l'ha fatta plastificata. Tesserini stampati. Torniamo indietro. Abbiamo fatto anche la patente di Christian. Abbiamo stampato anche la vabbè, cos'è quello? No, L'iscrizione alla federazione dei monopatti. Allora torniamo a casa Alessi che è ora della pappa. Anche oggi è arrivata l'ora della pappa. Insalatina, salamini. Là cosa c'è che ha preparato la Roberta? Vabbè, Macinato, buono. Pane. Qui c'è l'angurietta che non lo C'è vabbè, tagliamo il perfette. parmigiano, reggiano. Buona. Da mangiare non manca mai, per fortuna, dai. Buon appetito a tutti. Allora, pranzetto fatto. Caffettino preso, ora sistemo un po' qua di documenti che ho preso le cartelline nuove per dividere intanto i documenti del camper, perché questo qua era bello però sto porta documenti. Jessica me lo vuol far cambiare perché si è aperto qua. Ma perché sei tutto aperto. Però era più resistente secondo me che queste cosine. O ci lasci solo i documenti lì. No, vabbè, li metto qua i documenti, l'ho presa apposta, una piccola e una grossa. Ora sistemiamo un po' di roba. Allora, come vi avevo promesso questa mattina, andiamo a parlare del prodotto in questione. Il prodotto in questione, l'avete visto, è la Power Station della All Power. Questa è la 2400 watt continui 4000 di picco. È la versione più grande di quella che avete visto l'ultima volta. È un video recensione anche di questa. In aggiunta ci hanno dato il pannello flessibile da 200 watt. Se ne possono mettere due, quindi dai pannelli solari si può ricaricare fino a 400 watt. Abbiamo 4 porte USB da 12 watt e da 10 watt, 2 da 18 watt e 2 da 12 e 2 tipo C da 100 watt l'una, che ora ve le mostro. Questo è il frontale della nostra Power Station. Abbiamo anche l'attacco dell'accendisigari, le nostre prese USB, accensione della Power Station, accensione dell'inverter, accensione delle prese a 12 volt compresa questa, e poi se si schiaccia 2 volte fa anche si accende il Bluetooth, che con l'applicazione possiamo vedere tutto. Come possiamo vedere ora, non so se si riesce a notare, stiamo caricando 50, si vede male perché sfarfallia, circa 40-50 watt ed è al 52% dal pannello solare che l'abbiamo messo lì per fare il test da 200 watt, attaccato col cavo XT60. Cosa c'ha di buono confronto a quella da 1500? Che ha il cavo in dotazione per caricarla sulla 220 con il cavo diretto. Non abbiamo più il trasformatore, ce l'ha incorporato, quindi il cavo è questo qua classico e ricarica fino a 1500 watt continui. Quello che ho notato, che ho fatto già dei test, è che superato l'80% della ricarica sgancia per raffreddarsi e poi fa l'ultimo pezzettino da solo, ma dal 0 al 100% in mezz'ora 40 minuti è ok, è bella piena. Ora facciamo due test, come avete visto con la telecamera girata. Induzione, fornello, facciamo bollire un po' d'acqua e scusate, per vedere un po' i carichi che regge. Diciamo che, come io ho sempre detto, queste Power Station vanno bene, sono ottimali se le utilizziamo come secondo uso, nel senso ottima
per chi ha un van, che fa la van life, che usa il fine settimana il camper e vuole farsi il caffè con la macchinetta, si porta questa e si può fare il weekend con la macchinetta del caffè. Ottima in un camper per uno che lo usa 2 giorni e vuol stare in libera, c'hai un po' di corrente per farti il caffè. Sicuramente se noi la dobbiamo caricare solo col pannello solare non possiamo garantire una ricarica in giornata, non ce la fai a ricaricarla completamente solo col pannello se la si usa tanto. Viceversa, se usiamo anche il camper 2 giorni non possiamo di certo pretendere che cuciniamo con l'induzione 2 giorni. C'è in dotazione come extra anche il cavo che si attacca sull'XT60, ovvero questo, dove lo attacchiamo all'accendisigari e la possiamo ricaricare con l'accendisigari dalla macchina, ma massimo 13 ampere. Quindi bisogna intanto capire se l'impianto del nostro mezzo è dimensionato l'accendisigari bene, se no rischiamo di bruciare l'impianto originale del mezzo. E comunque 13 ampere prima che la si riempie ce ne vuole parecchio di tempo. Ma banda alle ciance, accendiamo, cioè l'inverter è già acceso della nostra power station, andiamo ad attivare l'induzione, ci mettiamo il pentolino sopra con l'acqua, ci asciughiamo i capelli anche se sto già sudando di mio perché oggi fa un caldo becco. Mettiamo, si è già acceso, aspetta, spegni tutto, ok. Setup pronto, phon acceso e induzione. Sicuramente non accendiamo tutto al massimo, se no bruciamo tutto. Ora vedo se riesco a mettere l'applicazione, o anzi mi sposto un attimino più all'ombra così si vedono meglio i dettagli o dallo schermo o dal telefono col Bluetooth per farvi vedere quello che carica. Ok ragazzi, allora io mi sono posizionato, ho acceso già l'applicazione ed è il modello APS2000 Pro. Entriamo dentro, ci connettiamo e possiamo vedere che la nostra batteria è al 52%, sta entrando 0 perché ora ho staccato il pannello. Andiamo a fare delle prove. Ora vado ad accendere la piastra induzione a 9, la mettiamo a 2000 che è il massimo, 2000, scusate lo sfarfallio, e in effetti ci fa vedere la power station 1900 watt in assorbimento. Lei è 2004 come massimo, si sentono già anche le ventole che partono e con questo carico dice che dura 22 minuti, quindi capite bene che se vi fate un piatto di pasta siete già senza corrente. Poi oltre a questa, se io la spengo, accendiamo il phon, così è solo in aria fredda. Se ora li accendo la resistenza 1870-1880 watt di assorbimento, quindi direi che forza ne ha parecchia. Non è neanche sceso dell'1% perché era il 52 ed è rimasto il 52. Ora proviamo a vedere, mettendo l'acqua a 100 gradi assorbe 1091 watt, 1094. La piastra è accesa che porti l'acqua a 100 gradi ed è scesa già al 51% ora. Logicamente il tempo varia. Facciamo un po' accesa così intanto vediamo quanto ci mette e quanto dura il tutto. Anzi, l'alziamo un pochettino, se no stiamo qua fino a Natale. Mettiamo 1500 watt di assorbimento, ok, 1500-1700, facciamo così, ok, stiamo prelevando 1500 watt. Vediamo quanto ci mette al tempo che bolle l'acqua e a quanta percentuale la ritroviamo, che siamo al 51. Cosa molto bella di questa power station, che l'ho scoperto per caso sinceramente, che ha anche l'opzione UPS, ovvero se noi la colleghiamo alla 220, anche in casa potrebbe essere un'ottima idea, e abbiamo apparecchi tipo PC, PlayStation, queste cose qui che sono delicate se togliamo la corrente di colpo, praticamente la nostra power station, lasciandola sempre alimentata a 220, noi gli lasciamo il cavo 220 attaccata alla presa di casa, questa è la power station, i nostri carichi li attacchiamo qua. Cosa succede? Che noi utilizziamo la 220 della rete, ma in caso di blackout che va via la corrente di colpo, lui fa da UPS e utilizza la sua batteria. Logicamente dipende cosa c'è attaccato in base a l'autonomia che abbiamo, ecco perché se abbiamo attaccato un frigo piuttosto che la PlayStation o un computer sta a ore acceso senza problemi. Se abbiamo roba, un carico grosso, l'induzione per esempio, stiamo cucinando e va via la corrente, non è che può stare tanto perché prelevando 1500 si scaricherà prima, ecco, quindi quello è normale. Ora possiamo notare che in circa 2 minuti l'acqua già inizia a fumare, già è calda, non so se si vede, il dito non ce lo metto perché non mi fido,
e siamo passati dal 51% che eravamo al 48%. Stiamo facendo scaldare solo dell'acqua ed è scesa al 47%. Se io ora la vado ad alzare un pochettino, farla bollire prima, ora siamo a 240 gradi e in potenza mettiamo un 1800, ora che la fa bollire si è al 46%, cioè scende comunque rapidamente chiedendo tanto. Non ci sono surriscaldamenti, c'ha tutte le sue ventole di raffreddamento, qui sta uscendo aria tiepida che è l'inverter, poi anche al sole, e di qua c'ha l'altra ventola di aspirazione per far raffreddare le batterie, quindi direi che non è malvagio. Però ripeto, non come impianto principale, come emergenza upgrade da tenere lì sì, ma non di più, ecco. L'acqua sta praticamente bollendo e siamo scesi al 45% di batteria, quindi un 6-7% scalato per far bollire l'acqua. Ora la spengo, ok. E niente, ora recensione l'abbiamo fatta, se vi interessa lasciamo in descrizione il link per l'acquisto con lo sconto. Ripeto, come impianto primario non è il mio massimo, che non mi ispirano. Di emergenza o per chi ha un van che la usa solo fine settimana può andare più che bene. Ora metto via tutto e ci vediamo dopo. Buona ragazzi, quindi come già detto, ma lo ripeto perché io ci tengo a essere coerente con me stesso e con tutti voi, perché lo sapete come penso su queste power station. Ottimi prodotti come piani di emergenza, come piani B, TT, ma non come impianti primari. Quindi chi è interessato, perché già è vero, per chi è interessato ad acquistarla per il proprio mezzo, per l'utilizzo che vi ho elencato, quindi poca roba, poca resa, c'è il link in descrizione dove avrete uno sconto e potrete acquistarla solo la batteria o la batteria più il pannello. Chiuso il capitolo, ci siamo messi la maglietta e andiamo all'Amazon Locker a ritirare dei pacchi sia noi che Claudio e al Brico per prendere qualcosina, vedere se hanno dei legni che mi servono a me, che devo fabbricare una bambina. Allora siamo andati al Brico, ma domani vengo a prendere i legni col monopattino perché ora non me la sentivo. Ora siamo venuti al Conad a prendere qualcosa per cena. Cristian ha voluto i grissini, che si è innamorato di quelli che abbiamo preso a Torino, secondo me non sono buoni, ma non li troviamo uguali. Poi abbiamo preso una Coca-Cola perché stasera ci facciamo la piccagna col Claudio, e poi abbiamo preso dell'altra robina da mangiare stasera, e ora sto cercando uno stracchino non anni per me. E lì abbiamo il Claudio che è andato a prendersi il vinello per lui. Stasera facciamo serata Coca-Cola, vinello e siamo a posto. Dolcetto. E il dolcetto manca, è vero. O andiamo a prendere il gelatino come l'altra volta. Magari ci facciamo due passi, se fa fresco ce lo andiamo a mangiare direttamente là. Ok. Che gusto era? Spesa fatta, siamo tornati agli imballaggi qua anche di Amazon, abbiamo preso tutto quello che c'era da prendere. Siamo tutti stravolti, scoppiati come non mai. Buona, è arrivata l'ora della pappa. Lì abbiamo delle patate arrosto nel cucchiaio che viaggiano. Qua abbiamo del formaggio e del salame. E qui abbiamo il signor Claudio che ci sta facendo, mamma mia, un brontosauro questo, eh? La piccagna. Spettacolo. Carne dei poveri. Questa è buona, eh? Era la carne dei poveri, si diceva. Spettacolo. Considerato un taglio povero. Ora è diventato deluxe. Vediamo se ci togliamo ancora un po' il grassino, poi lo mettiamo là, lo tagliamo fettine e facciamo saltare in e via. Tac. Ecco qua servita la cena. Mangiamo, buon appetito a tutti. Buona, cenetta fatta. Siamo rientrati alla base. Ci finiamo di guardare un film con Jessica, che stavamo seguendo una serie, e poi andiamo a Nanna. La giornata oggi è stata un po' impegnativa, ha fatto caldo ma si sta bene. È stata impegnativa perché ha fatto parecchio caldo comunque. Vabbè, però ci sta, siamo in estate. Sì, però. Buonanotte a tutti. Ci vediamo domani. Buonanotte. Da Pippotto. Buonanotte. Mondo, buongiorno. Oggi ci svegliamo presto per iniziare a fare un bel lavoretto. Montiamo questo bel pannellino da 200 watt su quel camperozzo insieme a un inverter, un regolatore e altre cosine. Per fortuna sono arrivati presto i clienti, così il sole è ancora basso, perché se fa il caldo che ha fatto ieri e l'altro ieri si moriva. Invece essendo ancora è basso il sole si sta bene. Faremo un po' di rumore, ma cerco di lavorare sulle punte di piedi come i ladri, così non svegliamo nessuno. Inizio a tagliare i profili, così li fissiamo e poi andiamo avanti. Lavoro semplice, niente di complicato: il pannello, il regolatore, l'inverter e l'antenna della TV.
quindi abbastanza semplice, dovremo riuscire a fare tutto in giornata senza problemi. Banda alle ciance e mettiamoci a lavoro. I've been in your waters, been knocking at your door. I know one thing for sure, I've never been so close before. You were truly my love, but it was over so fast. Just one thing to discover. Pannello sistemato, ora stiamo facendo passare i cavi. Qua abbiamo poi l'inverter, il regolatore solare al piombo da 100. Questa è l'antenna a tappetino come quella che abbiamo noi. Se siete interessati vedete il nome, lo cercate su Amazon, non chiedete il link niente perché tanto su Amazon si trova con il nome senza problemi, c'è scritto lì, mettete la marca, io mi ci trovo molto bene. Niente, andiamo avanti, faccio vedere sul pannello che l'ho già posizionato, pannello messo là. Questo era già esistente, nuovo passacavi e entriamo dentro. Allora, siamo giunti al termine. Per fortuna il sole è salito un po' più lentamente e meno male che il signore è arrivato prima, quindi abbiamo lavorato tra virgolette col fresco, caldo fa caldo, ma ci sta. Ora vi faccio vedere il tutto finito. Mi sono dimenticato di farlo vedere all'inizio perché ci abbiamo cercato di trottare prima che salisse il sole e per liberare il cliente, per lavorare più freschi possibile. Sul pannello l'avete visto, qua c'erano già le 2 batterie dei servizi, vi ho fatto io questa cassettina in legno così è un po' più carino che il pezzo di plastica sopra. Abbiamo messo qua il regolatore solare e di qua abbiamo messo l'inverter. Qui abbiamo messo una ciabatta in modo che il cliente può attaccarsi la macchinetta del caffè o quant'altro, il regolatore vecchio che gestiva il pannello vecchio e il fusibile del nuovo. La linea vecchia è rimasta invariata. Qui c'è l'antenna che però non ha ancora la TV, se la mette poi il cliente, però gli ho consigliato io questa e ha detto va bene. Boh, e lavoretto terminato. E tra l'altro ci ha regalato un salame di salame dolce di cioccolato che lo fa la compagna, l'ha fatto fresco questa mattina, quindi oggi dopo pranzo ce lo sbraniamo subito per provarlo perché io sono goloso. Ora ve lo presento, io non mi ricordo i nomi. Ciao, Lui è ragazzi. Claudio e la compagna Patrizia. Patrizia. Ciao. Sono i Ragazzi, padroni del ho camper. fatto un lavoro eccezionale. Molto Fidatevi, se avete bisogno, Angelo è number one. Grazie mille per aver confidato in noi. Ora ci salutiamo, loro vanno via, noi andiamo poi a mangiare che è quasi ora di pappa. Grazie di aver scelto casa su 4 ruote. Grazie Angelo. Buona, ci stiamo preparando per il pranzetto, abbiamo salutato i signori. Jessica sta provando a cuocere delle verdure a vapore con il microonde, ma siccome abbiamo buttato via le istruzioni, l'abbiamo messe dentro così, ci abbiamo messo l'acqua sotto con l'affare, però puzza di bruciato. Non so se è questo, boh, o perché non l'abbiamo mai usato. La potenza del microonde è intorno ai 500 watt, attendere dai 2 fino ai circa 8 minuti. Allora, mentre stavamo preparando da mangiare, per fortuna sono arrivati i rinforzi a dirci come si usava il microonde, perché usando il microonde abbiamo avuto un sovraccarico di corrente e c'è stato un surriscaldamento di uno staccabatterie, quindi sono corsi in soccorso di staccabatterie nuovi, visto che c'era il surriscaldamento, aria condizionata, microonde. Per fortuna è arrivato, non mi ricordo il nome, sempre Luca. Guardate che grazie a questi staccabatterie potremo risolvere il problema elettrico che abbiamo. Guardate che bellini, spettacolo. Staccabatterie con logo di casa su 4 ruote fatti in 3D da Luca, che ve lo ricordate al raduno, era una promessa, l'ha mantenuta. Cioè, ci siamo impegnati, siamo riusciti a fare. E non è stato facile, io non saprei da dove cominciare. Con uno scanner 3D ne abbiamo preso uno, l'abbiamo scannerizzato e poi stampato. Cioè ormai queste 3D si fa di tutto. È impressionante. Scannerizzi, riproduci e stampi. Tutto un pezzo solo, Un unico pezzo. cambia il colore mentre lo piaceva stampa. l'idea anche di farlo che facesse il click, ma diventava un progetto troppo Si potrebbe fare. sì, però ci vuole un bravo è più complicato. Modellatore 3D che riesce a fare i pezzi separati che si incastrano e Mazza. che fanno il click quando giri. Si potrebbe fare, ma diventava una roba fuori dal normale. Questa... i pannelli solari, Ecco, Volendo i regolatore. supporti sì, il pannello no, ma i supporti per il tetto sì, in ABS che tiene anche il caldo. Perfetto. Non quelli che vendono di plastica che dopo 2 anni cotti al sole. ABS che tiene. Bene. Oggi pranzo povero. Beh, Risotto con
le zucchine. Non è tanto povero. Questo è buono. Guarda il Benissimo. mio, ancora più povero, pomodoro e mozzarella. Il riso freddo. Non so che aveva Non messo mangio le bello. verdure. Buon appetito a tutti. Allora, abbiamo mangiato, abbiamo fatto tutto. Ora abbiamo fatto un po' di ripristino in camper perché c'era di tutto e di più e non ci potevamo. C'è sempre di tutto e di più. In mansarda abbiamo pannelli solari ovunque. Però dobbiamo muoverci, che devo andare fino dal Tecnomat perché mi servono dei componenti. Intanto ne approfittiamo per sgranchirci un po' le ossa, il movimento. Noi friggiamo, sta Troppo fermo non ci sto. E niente, poi torniamo qua, che se tornano anche Luca con la camper in famiglia, magari organizziamo stasera, ci mangiamo una pizza tutti assieme, vediamo se tornano e cosa fanno. Ora ci mettiamo in movimento e andumma che andumma. Il Claudio e la Roberta credo rimangano qua loro, non si muovono. Ora comunque ti chiediamo cosa vogliono fare, ma non credo che vengano. Sei pronta? C'è tutta la roba che mi rimane appiccicosa. Infatti io mi dovrei fare la doccia, ma non mi cambio perché tanto sono sudato, non riesco a mettermi la roba addosso. Rimango vestito da lavoro. E intanto poi portiamo il CRI, vicino al brico c'è uno skatepark, così va anche un'oretta col monopattino e poi suda come un maiale. Tocca qua. Appunto un'ape. Alla fine ci siamo messi in viaggio direzione Parma, che andiamo al Tecnomat, e Claudio e Roberta sono rimasti lì perché la Roberta aveva un po' di mal di pancia, ma vengono a seguito con noi, che ho contattato Luca e la famiglia, che sono ritornati lì dall'area. Ce li abbiamo dietro, che vengono anche loro con noi. Andiamo al Tecnomat e poi portiamo il CRI, il mini bro, un po' sulla pista, e poi stasera ci andiamo a mangiare una pizza tutti assieme. Olle! Siamo arrivati al Tecnomat, cavo solare preso, 2 cassettine stagni anche al Tecnomat di Tecnomat di Parma abbiamo fatto acquisti. Ora andiamo in un centro commerciale qua vicino e facciamo caffettino time e gelatino time. Speriamo che c'è qualcosa. Speriamo che c'è parcheggio. Che c'è parcheggio. Visto già qua che era parcheggio vuoto e si è messi dietro la macchina. Cosa fai? Niente, cosa faccio? Siamo venuti all'Obramat, però giustamente il finestrino lato passeggero ha deciso di non andare più nessuno e giù. Quindi ora stiamo controllando se non è qualche fusibile che si è rotto, tanto per non farci mancare niente in casa su 4 ruote, no? Fosse mai una gioia. Secondo me è quello della radio. Si è accesa. Quindi questa fila l'abbiamo fatta tutta e non c'è. Comunque niente, risolto il problema ragazzi. L'errore l'ho fatto io perché l'altro giorno, quando ho tirato giù le casse per cambiarle, avevo sganciato il cablaggio dalla graffetta originale, quindi ora la mezzaluna dell'ingranaggio che fa fare su e giù ha praticamente sganciato il filo, rimesso ed a posto, meno male. Per una volta che da scotolotto non mi fa prendere soldi. Ora rimettiamo il pannello e siamo a cavallo. Abbiamo fatto giretto Ciao Pacciuga! al centro commerciale e ora ripartiamo e andiamo a Salsomaggiore Terme. Tanto inizia a piovere, quindi la pista la dobbiamo saltare per Cri. Porca miseria, siamo messi apposta. Vabbè. Tornati in quelli di Salsomaggiore, è arrivata l'ora della pappa e ci stiamo incamminando tutto il treno. Direzione, andiamo alla Primula, quindi? Direzione Primula, un ristorante pizzeria che è lì dietro, dove siamo andati l'altra volta a mangiare la paella. Chi ci segue lo sa. E comunque oggi mi è venuto in mente di ricordarvi che se non siete iscritti al canale, se schiacciate dove c'è scritto iscriviti, è gratis, non vi chiedono né il conto bancario, né la fideiussione bancaria, né rate mensili, non avete niente, proprio zero. Fai iscriviti, tanto a noi quello che conta è che ci guardate, anche se siete iscritti poi alla fine è uguale, l'importante è che ci guardate, però più siamo meglio è. Quindi iscrivetevi che è gratuito. Giustamente noi non abbiamo prenotato e non ci sarebbe stato il tavolo, però sono stati bravi qua alla Primula di Salsomaggiore e ci hanno organizzato il tavolo per 10. Grazie. Quindi tavolata fatta. Ora ci mangiamo qualcosa e via. Io e Claudio abbiamo preso l'insalata, ora è arrivata solo a noi perché essendo una roba fredda l'hanno fatta per primo. Va bene, no? Come insalata. Come inizio. Come antipasto? Adesso poi vediamo che va il dolce. Questo è per 4. Anche se prendi il riso è uguale. Ora aspettiamo tutto il resto per tutti i ragazzi. Allora, il signor Luca, il signor Gianluca. Per gli amici Per gli amici Gianluca. Cosa hai preso tu? C'erano cappelletti con Cullatello. cullatello,
panna e e formaggio. formaggio per Cristian. Extra. Invece la signora Daniela per gli amici ha preso i ravioli, no, I tortelli alle erbette. ok, lei e i ragazzi hanno preso lo stesso di Luca e il bimbo invece è il migliore, gnocchetti al pomodoro. Sì. Non mi ricordo il nome, quindi bimbo. E lei è a dieta invece. No, arrivano anche i suoi che sono uguali alla mamma. Ora buon appetito a tutti. Ci vediamo dopo. Tornati a casa, serata spettacolo. Non vi ho fatto vedere niente perché è diventato buio, quindi sapete benissimo che col buio non si vede niente. Ora ce ne andiamo a Nanna e domani ci vediamo e cerchiamo di capire cosa fare della giornata di domani, che è una domenica. Allo skatepark di Fidenza. Ecco, ha già deciso Cristian. 9 km non è tanto. Vicino. 9 km, vai a piedi. E via. Non fatti 11 a piedi. Bravo. Ma Domani, allora domani te ne puoi fare 9 a piedi. No. Fisicata. Come miseria. Abbiamo Mike Tyson, eh? Buonanotte a tutti da Mike Tyson ed Angelo. Ci vediamo domani.